Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque, in questa puntata farò una recensione che mi avete chiesto in molti da molto tempo e capisco anche l'importanza, visto che probabilmente parliamo della replica più conosciuta e più diffusa al mondo della Red Special. Sto parlando della BMG, ovvero della Brian May Guitars, ex Barnes. Negli anni ha subito qualche variazione, qualche miglioria, ma sostanzialmente è comunque sempre la stessa chitarra. E vi farò un po' di storia sulla Barnes, sulla BMG, vi farò sentire ovviamente qualche esempio di suoni che riesce a regalarci questa chitarra e in più vi darò qualche consiglio se volete acquistarne una usata, una nuova e nel post acquisto qualche piccola miglioria da apportare a questi strumenti, quindi buona visione. Bene, iniziamo con un po' di storia di questo strumento. Veniamo al contesto, era il 2001 e l'ultima replica ufficiale della Red Special che avevamo visto sul mercato era la Guild del 93. Precedentemente c'era la Guild dell'84. Comunque sia, parliamo di repliche ad un costo stratosferico e una tiratura molto limitata. La Guild dell'84 eravamo circa sui 300 esemplari, mentre quella del 93 sui 1000 esemplari, quindi una chitarra poco accessibile alle masse. Nel 2001 appunto la svolta. La Barnes, casa londinese famosa per la produzione dei celeberrimi pick-up utilizzati nella Red Special, iniziò la produzione insieme a Brian May della nuova replica ufficiale della Red Special. Una chitarra ovviamente che aveva diversi compromessi rispetto a quelli che eravamo abituati. Abbiamo visto sul mercato la Guild del 93 che comunque sia era una replica molto fedele alla Red Special originale. Hanno presentato sul mercato questa Red Special con tutte le forme, i dettagli di quella originale con un ponte in stile Fender, quindi una grossa differenza all'impatto visivo. Ovviamente non aveva neanche la mezzaluna la Barnes. Era dotata appunto dei pick-up Barnes Trisonic, ovviamente. Il ponte era un Barnes London Deluxe e qui apro una piccola parentesi. Le prime Red Special che ho avuto erano due BMG della prima produzione, quindi sostanzialmente delle Barnes. A mio avviso il ponte Barnes London Deluxe era piuttosto problematico. Ci ho perso diverse nottate e tempo a cercare di trarlo in qualsiasi modo e purtroppo l'accordatura ne risentiva successivamente all'utilizzo della leva o anche bending. Comunque era un ponte piuttosto particolare. Nel 2001 la Barnes lancia questa replica e fece da subito scalpore perché era una replica relativamente a basso costo, accessibile a tutti, produzione di massa, quindi si trovavano facilmente nei negozi e soprattutto Guitarist fece un articolo dove era allegato un CD e c'era lo stesso Brian che presentava questa replica. La presentava nel migliore dei modi, ovvero faceva una comparazione, un test della sua Red Special e subito dopo faceva sentire come suonava la Barnes. Questo test audio sicuramente l'avete già sentito su YouTube, c'è qualche video. Le chitarre suonano molto molto simili, quasi identiche. Ci sono diversi punti, ovvero la mano fa tanto, quindi il tocco su un setup con triple booster e a cinturetta spinta al massimo fa tanto, quindi il tocco del chitarrista si sente e quindi Brian ovviamente è distinguibile. Altra cosa è il clip audio è solo su suoni estremamente saturi, non abbassa mai il volume, quindi non sono percepibili le sfumature, la dinamica dei singoli strumenti. E terzo punto, non utilizza fuorifase critici per questa chitarra, critici nel senso che non suonano bene come sulla Red Special originale. Sto parlando della configurazione manico e centrale fuorifase, ma questa la sentiremo dopo. Bene, parliamo ora delle differenti edizioni che ci sono state dal lancio nel 2001 da parte della Barnes alla recente produzione della BMG. Dunque, i legni, le forme generali, la struttura della chitarra è rimasta invariata negli anni, quindi parliamo sempre di una replica con corpo in mogano, manico in mogano e tastiere in ebano non laccato. Il corpo in mogano è previsto di camere tonali, non sono grandi come quelle di una replica esatta o come l'originale, ma ci sono e sono di dimensioni un po' più piccole, una cosa del genere. Infatti sentiamo la differenza al tocco. Quindi abbiamo le camere tonali. Sulla Barnes le meccaniche erano le Grover autobloccanti che sono state mantenute poi anche sulle repliche successive. E i pick-up, appunto i Barnes Trisonic di produzione coreana. Il ponte era il Barnes London Deluxe. E i controlli sono gli stessi della Red Special originale, quindi abbiamo
i 6 switch, 3 per l'accensione e lo spegnimento di ogni singolo pickup e gli altri 3 per il controllo della fase di ogni pickup, controllo di tono e controllo di volume. Nel 2004 la produzione della Barnes cessa e passa in mano alla BMG, direttamente alla Brian May Guitars. Sostanzialmente le prime repliche della BMG erano delle Barnes senza il logo. Io ne ho avute 2 di queste e appunto avevano il famoso Barnes London Deluxe come ponte, che mi ha causato diverse notti insonni a tarare lo strumento, senza successo purtroppo. A parte per questo, l'ho sempre reputate ottime repliche con un gran sound, specialmente per il rapporto prezzo-qualità. Successivamente la BMG implementa un nuovo sistema di tremolo, diciamo una sorta di upgrade sul Barnes London Deluxe. Era un tremolo simile al Wilkinson come estetica, quindi con i 2 perni a vista, ma senza brand. Era leggermente migliore del Barnes, ma non tanto, comunque sia soffriva, a mio avviso, di problemi di stabilità di accordatura dopo l'uso della leva o dopo bending. Veniva adottata anche la mezzaluna, vi ricordo che la Barnes non aveva nulla qui e magari all'occhio risultava un po' vuota. La terza edizione della BMG è dove abbiamo avuto la svolta, in meglio ovviamente, perché è stato adottato il sistema tremolo della Wilkinson, quello che ho oggi su questa replica in prova. Bene, con questo tremolo fortunatamente l'accordatura e la stabilità sono migliorati nettamente, lo sentirete dopo, farò un test ovviamente. Le meccaniche sono rimaste le Grover, i pick-up negli anni sono cambiati leggermente, abbiamo visto dei pick-up marchiati Brian May, Signature. Sostanzialmente il suono e le caratteristiche sono quelle, ve lo dico perché ne ho provate diverse negli anni e non ho notato grosse differenze. Bene, prima di iniziare il test sonoro voglio spendere 2 parole sulla replica che ho oggi in prova, che mi è stata prestata. Dunque parliamo di una BMG del 2006, quindi teoricamente doveva essere la versione col sistema tremolo di mezzo, quindi non il Barnes London Deluxe, ma neanche il Wilkinson, doveva essere quello senza brand. È stato fatto un upgrade su questo strumento e la chitarra ne ha giovato moltissimo. Altro upgrade che abbiamo su questa replica sono delle meccaniche molto simili alle Schaller autobloccanti, quelle che ci sono sulla Red Special originale che ho io sulla Danzan. Sono molto simili alle Schaller M6, sempre autobloccanti, solo della All Parts. I pick-up sono i Trisonic coreani, quindi quelli stock di serie sulla BMG di questo periodo. È stato fatto un upgrade sul potenziometro del tono con uno dei migliori qualità, è stato messo un Di Marzio da 250 kΩ. Per il resto è una chitarra stock. Equipaggiata con corde come scalatura 942. Il setup è stato fatto da me proprio ieri, quindi è stata tarata con le stesse misure, altezze e tolleranze che ho io sulla Danzan, quindi il confronto, almeno per me che la suono, sarà molto diretto. Bene, veniamo ora alla strumentazione che utilizzerò in questo test. Come al solito, per facilitare l'ascolto e cogliere al meglio le differenze dello strumento, non utilizzerò il rig completo, quindi con 2 ampli e il chorus che potrebbero confondere. Utilizzerò un solo amplificatore, in questo caso la C30 Brian May Custom, e direttamente col Treble Booster fra Ear Super, quindi buona visione. Bene, iniziamo il test. Vorrei parlarvi innanzitutto delle sensazioni che ho imbracciando la BMG in confronto a una replica esatta come la Danzan. Dunque, la prima cosa che noto è il peso dello strumento. La BMG è molto più pesante della Danzan. Altra cosa che salta subito all'occhio, o meglio alle mani, è il manico e tastiera. Iniziamo dalla tastiera. La tastiera è più larga della Danzan e della Red Special originale, che risulta quasi uniforme come spessore dall'inizio alla fine. La BMG è più larga. Questo perché? Dunque, negli anni ho sentito molti chitarristi che hanno provato la Danzan, che hanno provato l'originale o repliche di alto livello, si sono trovati male col fatto che il Mi basso e il Mi cantino sono molto vicini alla fine della tastiera, quindi in momenti di vibrato tendevano a far uscire fuori la corda dalla tastiera. Ovviamente sulla BMG, per rendere una chitarra più, tra virgolette, normale, hanno ovviato a questo allargando di poco la tastiera. Parliamo di 1-2 mm, non tantissimo, però si percepisce. Differenza maggiore è il manico, che è molto più sottile della Danzan. Diciamo, la BMG siamo su uno spessore tipo Les Paul, quindi una chitarra con un bel manico, ma in confronto all'originale non c'è nulla a che vedere. Altra cosa che sento
sotto le mani è ovviamente il ponte tremolo, che è totalmente differente. Ovviamente la sensazione che si ha utilizzando una replica fedele è proprio un'altra storia, perché abbiamo il ponte e il tremolo che sono staccati, quindi abbiamo una porzione di corda successiva alle sellette dove poter appoggiare la mano. Comunque la sensazione è differente, e ovviamente è differente anche il feeling che si ha con la leva del tremolo. Sulla Danzan è molto più bassa, è molto più vicina al corpo, e questo mi permette di tenere costantemente la leva in mano per ammorbidire gli accordi e dare appunto diversi effetti. Con la BMG, avendo questa leva che punta molto verso l'esterno, risulta un po' più difficile. Comunque il Wilkinson è abbastanza morbido, ha comunque un bel tocco, un bel feeling, è molto pronto. Altra cosa, il radius, il raggio della tastiera è più piatto, quindi non si ha l'idea di questa tastiera curvata come sulla Danzan. Per il resto, bene o male, siamo lì. Ovviamente si ha la sensazione di suonare una chitarra un po' più tipo Fender Stratocaster sotto le mani, specialmente se si ha un termine di paragone, però tutto sommato è una chitarra morbida e confortevole da suonare. Bene, iniziamo col test sonoro vero e proprio. Iniziamo con la configurazione ponte centrale in fase, che è quella più utilizzata da Brian, diciamo per l'80-85% del tempo. Iniziamo col volume basso della Red Special. Smorzare l'attacco delle corde in questa parte della mano. Io ho la tendenza ad appoggiare la mano sulle sellette per ammorbidire un po' l'attacco. Avendo la leva così alta mi risulta un po' difficile. Proviamo un fuori fase, la configurazione manico e ponte fuori fase, tipo Stone Cold Crazy.
buona taratura. Anche la BMG ha un sustain notevole e gradevole, ovviamente, dovuto alle camere tonali, quindi molto fa la taratura. Passiamo a un'altra configurazione in fase e parliamo della configurazione manico e centrale in fase alla Bohemian Rhapsody. Ecco, un'altra cosa che noto è che i pick-up, nonostante siano più distanti dalle corde rispetto a come è tarata ad esempio la Danzan, il suono che ne esce fuori è più aggressivo e un po' privo di dinamica, nel senso che è tutto molto al top, è molto potente, ma ovviamente non abbiamo quella definizione sonora che possiamo avere con un pick-up come gli Adeson, quindi con un suono un po' più vintage, un po' più aperto. Bene, proviamo ora solo il pick-up al manico. Bene, vediamo ora la configurazione fuori fase più famosa. Sto parlando della manica centrale fuori fase, che è quella caratteristica dell'assolo di Bohemian Rhapsody. Bene, sentiamo che se tarata bene, se i pick-up sono equilibrati in un modo corretto, anche i Trisonic coreani riescono a regalarci uno screaming setting molto buono. L'unica differenza che abbiamo con gli Adeson, con pick-up fedeli al 100% a quelli del Special, è che i Trisonic, appunto, come dicevo prima, risultano un po' più piatti, con meno dinamica e molto spinti, molto moderni come sound. In più, su questa particolare configurazione fuori fase, che è quella più critica, sentiamo che il suono è molto tagliente, quasi eccessivo a livello di frequenze alte, mentre con dei pick-up Adeson, con una replica fedele, il sound, nonostante che abbia questa appunto caratteristica screaming, quindi che urla la chitarra, però comunque sia mantiene di fondo un buon corpo, quindi buone frequenze medie e basse, e qui vengono cancellate estremamente, quindi ci regala questo suono quasi sgraziato. Ok, non avevo previsto di fare confronti diretti con altre repliche, però almeno per questa configurazione di pick-up, quindi manico e centrale fuori fase, tanto discussa su Facebook, sul web, che è appunto il punto critico di queste chitarre, magari è il caso di fare un test, un confronto diretto con la Danzana ad esempio. Vi ricordo che la BMG è equipaggiata con corde 0,9, mentre la Danzana con corde 0,8, quindi teoricamente a livello di corpo, di potenza, specialmente sulle medio-basse, dovrebbe essere avvantaggiata la BMG. Scopritelo da soli.
alla Danzan. Stessa configurazione, volume aperto su tutte e due. Ok, facciamo un piccolo test su un altro punto critico di questa chitarra, almeno sulle versioni precedenti, quelle che avevano un differente sistema tremolo. Queste con Wilkinson, come vi dicevo prima, vanno molto bene, la stabilità è notevolmente migliorata, c'è un abisso proprio tra le repliche che montavano il Bass London Deluxe o quello senza marchio. Dunque, proviamo la stabilità del tremolo, faccio un po' di accordi, un po' di dive bomb, ovviamente senza esagerare, poi sentiamo la stabilità. La chitarra è, non dico accordata al 100%, ma quasi. Proviamo un po' di bending. Quindi posso dirvi che il Wilkinson fa veramente il suo lavoro, lo fa in una maniera eccezionale. Bene, visto che le ho entrambe a disposizione, ho pensato che forse è il caso di farvi vedere un po' le differenze a livello estetico che ci sono tra la BMG e una replica fedele come la Danzan in questo caso. Dunque, la prima cosa che salta all'occhio, ovviamente le differenze dal vivo sono molto evidenti, sul video saranno un po' attenuate comunque. La prima differenza, appunto, che dicevo è il colore. Sulla BMG abbiamo un vero e proprio rosso ciliegia, mentre sulla Danzan, come l'originale, il colore è difficile da descrivere, è un rosso, arancione, marrone, molto cangiante in base alla luce. Ha in alcuni momenti addirittura una riflettenza quasi ramata, oserei dire. Comunque, se fate caso anche le foto che si trovano sul web di Brian, in alcuni casi la Red Special sembra arancione, in altri rosso ciliegia come la BMG. Altra differenza sta nel battipenna. La BMG è di dimensioni più grandi, specialmente nella parte degli switch, e notiamo anche molte più viti a vista. Ovviamente per tagliare i costi sulla BMG si è optato per montare, come sulla maggior parte delle chitarre normali, di montare switch pick-up e potenziometri direttamente al battipenna. Nel design originale di Brian, come sulla Danzan, pick-up, switch e potenziometri sono ancorati direttamente al corpo della chitarra con delle piastre sottostanti al battipenna, quindi è utile anche per fare manutenzione, perché possiamo levare il battipenna e avere pick-up, switch e potenziometri che rimangono nella loro posizione, quindi fare manutenzione, fare dei test senza battipenna. Quando leviamo il battipenna sulla BMG viene via tutto. Altra differenza del battipenna è il colore. Questa è una cosa che ho notato anche quando avevo la mia BMG, molto tempo fa. Il battipenna non è propriamente nero, ma è più un grigio. Sinceramente non so il perché. Altra differenza appunto sta nel manico. Ora scatterò una foto che la pubblicherò su Facebook, così la potete visionare con più tranquillità e avere anche un'idea migliore. Comunque la differenza del manico vista dal vivo è impressionante. Adesso ve la faccio vedere a video, spero che si noti. Comunque la differenza è molto evidente. Il peso, appunto, come dicevo prima, la Danzan è molto leggera, mentre la BMG pesa già un po' più come, non dico proprio una strato, ma una chitarra un po' più, appunto, sostanziosa.
Ok, vorrei darvi qualche consiglio sull'acquisto di una Barnes o di una BMG. Allora, come dicevo prima, le Barnes e le prime BMG adottavano un sistema tremolo che non era il Wilkinson. Per esperienza personale vi dico che queste serie avevano dei problemi di stabilità dell'accordatura dopo l'uso della leva o dopo dei bending, quindi valutate bene se è il caso di prenderla e far finta di nulla, di prenderla o convertirla, quindi mettere un sistema tremolo tipo l'originale, ovviamente con una spesa abbastanza pesante. Non crediate che cambiando le meccaniche risolvete. Ho provato Red Special come la stessa Guild dell'84 che ha meccaniche normali, non autobloccanti, che comunque sia tiene l'accordatura, quindi il 90% della stabilità dell'accordatura lo fa il ponte. Altra cosa fondamentale da guardare a livello di stabilità dell'accordatura è la guida delle corde. Se gli slot sono molto fini, non so perché magari utilizzate una scalatura 0-10, fate attenzione che la corda sia libera di muoversi avanti e indietro nello slot. Se rimane incastrato ovviamente c'è frizione e quindi la stabilità viene compromessa. Quindi Barnes e BMG col ponte che non sia il Wilkinson, valutate voi, provatela anche magari prima di comprarla. Se dovete acquistare invece una BMG direttamente col Wilkinson, come avete sentito sul test precedente, c'è un'ottima stabilità e ve la consiglio. In generale, dalla prima Barnes del 2001 fino alla BMG abbiamo secondo me un rapporto prezzo-qualità che è fantastico, perché comunque sia paghiamo una chitarra meno di una Fender, non so, americana ad esempio, ma abbiamo una qualità a livello di costruzione comunque, di scelta dei materiali che non è affatto male e comunque sia abbiamo uno strumento molto particolare con delle caratteristiche uniche. Ora vorrei darvi qualche consiglio a chi l'ha già comprata, a chi deve comprarla e quindi ci può mettere le mani sopra. Allora, una cosa che consiglio io sempre a chi acquista Barnes o BMG è l'upgrade dei potenziometri. Dunque, le prime Barnes BMG erano equipaggiate con potenziometri da 250 kΩ logaritmici, che sono quelli corretti nell'utilizzo in una Red Special, come li ha Brian. Non so perché, ultimamente ho trovato BMG, le ho aperte per fare manutenzione, che erano equipaggiate con potenziometri da 500 kΩ. Non è corretto perché abbiamo una differente resa sonora abbassando il volume. C'è da dire anche che le prime Barnes BMG, quelle che avevano i 250 kΩ, comunque sì erano potenziometri piuttosto economici, quindi la sensibilità e la qualità sonora che avevamo abbassando, alzando il volume non era buona come, non so, potrebbe essere con un potenziometro della CTS, un Di Marzio, un Borns. Quindi il primo upgrade da fare secondo me è mettere due potenziometri buoni. Seconda cosa, la chitarra deve essere tarata bene. Quella di oggi l'ho tarata io personalmente ieri, quindi era perfettamente tarata anche a livello di pick up. La cosa importante sui pick up è che siano equilibrati bene l'uno con l'altro, quindi per garantire una buona uscita del suono, un giusto bilanciamento, specialmente sui fuorifase, i pick up devono essere ben calibrati, quindi perdeteci tempo. Stessa cosa, vabbè, come su tutte le chitarre, le ottave, l'altezza delle corde, quello lì è un ruolo importante. Stessa cosa regolazione del truss rod. Una cosa che posso consigliarvi è di magari lubrificare leggermente il tasto 0 e la guida delle corde. Personalmente preferisco lubrificarla con della grafite, quindi potete prendere anche semplicemente una matita molto morbida, una 6B, una 7B, e la strofinate sul tasto 0 sotto la corda e negli slot appunto della guida delle corde. È un lubrificante secco, quindi non vi lascerà le mani unte come il grasso o l'olio, e in più aiuterà la corda a scorrere durante l'utilizzo della leva. Un'altra cosa che avevo fatto anche sulle mie BMG anni fa era quello di silenziare, tra virgolette, le molle nel posteriore. Qui abbiamo le molle come un sistema tremolo Fender, quindi abbiamo le 2 o 3 o 4, a seconda di quante ne mettete, molle che bilanciano la tensione delle corde. Bene, io ho fatto un piccolo giro di nastro isolante intorno all'inizio di ogni molla per evitare quel suono che, se fate caso, se suonate e stoppate di colpo le corde sentite un in sottofondo. Beh, quella è la molla del tremolo che continua a risuonare leggermente. Su una replica
fedele come l'originale, quindi come la Danzana che ha le due grandi molle e qui in fondo si sente anche su quella, ma in maniera impercettibile. Quindi se volete renderla un po' più simile a una replica o all'originale, vi consiglio di fermare la vibrazione delle molle. Altri mettono semplicemente un pezzo di gomma piuma tra il coperchio e le molle, vedete un po' voi. Comunque era una modifica che io avevo fatto e ero soddisfatto di questo piccolo upgrade. Nel momento in cui tarate il tremolo, ricordatevi che tutte, dalla Barnes alla BMG di recente produzione, hanno un sistema tremolo floating, che è poi lo stesso concetto che c'è su quello originale, quindi il tremolo non deve poggiare da nessuna parte, ma deve essere sospeso. Quindi assicuratevi che il blocco tremolo sia parallelo alla superficie della chitarra, in modo tale che possa andare indietro e in avanti. Ovviamente indietro non si usa, almeno nello stile di Brian May non è mai utilizzato il tremolo all'indietro, se non rare eccezione per suoni molto strani. Però è importante che non abbia una base d'appoggio per avere il punto di frizione sui perni che sia minimo, quindi solo come se fosse una lama, appunto. In conclusione, la domanda principale è: la consiglieresti? Sì, la consiglierei e continuo a farlo costantemente, come avete visto sui social, su Facebook, sui forum, perché secondo me è una chitarra che ha un prezzo molto basso. Più che altro il rapporto prezzo-qualità è molto conveniente, perché alla fine abbiamo, con una spesa piuttosto contenuta, una replica che ha tutte le caratteristiche principali della Red Special di Brian, quindi il sistema di switching, i pick-up, un po' tutto, l'estetica anche. Quindi magari come prima Red Special per approcciare appunto al mondo di Brian May, secondo me è un buon inizio. Ricordiamoci che possiamo anche fare un upgrade, quindi non so, se vi rivolgete a un liutaio specializzato, potete anche fare l'upgrade col ponte, col tremolo come quella originale, quindi è una buona base di partenza. Personalmente comprerei una replica col Wilkinson e la lascerei così com'è, per poi magari un domani passare a una replica di luteria, magari fatta meglio, fatta come l'originale. Però in conclusione sì, è un buon prodotto che anche io ho utilizzato per anni e ne sono stato sempre soddisfatto tutto sommato. Bene ragazzi, anche la recensione della BMG è giunta al termine e come vi ho detto all'inizio del video non ho volutamente fatto un confronto diretto con le altre repliche, quello sarà su un altro video dedicato apposta e magari, chissà, avrò a disposizione anche più repliche di quelle che ci sono oggi nella stanza. E come al solito, se volete lasciate un commento sul video di YouTube, se avete una domanda, volete dire la vostra opinione, se volete un consiglio, io sarò lieto di rispondervi. Seguitemi anche sui canali social, quindi su Facebook, sulla pagina Brian May Italia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, è importante, così riceverete gli aggiornamenti sui nuovi video. Io come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.